Era il 12 settembre del 1683. Vienna stava per cadere. 180.000 soldati ottomani avevano accerchiato la città da settimane. I viennesi erano allo stremo. Le mura stavano cedendo e l'Europa non aveva più niente da opporre. Tranne uno. Un re polacco, con un esercito di cavalieri che il mondo non aveva mai visto. Questa è la storia della battaglia che salvò l'Europa e che oggi quasi nessuno ricorda. Per capire cosa successe quel giorno dobbiamo tornare indietro di qualche decennio. L'impero ottomano nel XVII secolo era la potenza più devastante del pianeta. Controllava 3 continenti, dalla Mesopotamia all'Ungheria, dall'Egitto al Caucaso. Il suo esercito, i Giannizzeri, era temuto da Mosca a Madrid e il loro obiettivo era chiaro: conquistare l'Europa. Nel 1453 avevano già preso Costantinopoli, la seconda Roma. Nel 1529 avevano già assediato Vienna per la prima volta e solo il maltempo li aveva fermati. Nel 1683 erano tornati e questa volta erano in 200.000. Al comando c'era Kara Mustafa Pascià, un generale ambizioso, crudele, ossessionato dalla gloria eterna. Per lui Vienna non era solo una città, era la porta dell'Occidente cristiano. Se Vienna cadeva, la via verso l'Europa era aperta. Il 14 luglio del 1683 l'esercito ottomano arriva sotto le mura di Vienna. La città ha circa 80.000 abitanti, i soldati a difesa sono poco più di 15.000. Fuori dalle mura ci sono 200.000 nemici. L'imperatore Leopoldo I è già scappato, abbandonando la sua stessa capitale. A tenere Vienna in piedi c'è il conte Ernst Rüdiger von Starhemberg, il comandante della guarnigione. Un uomo che sa benissimo che non può resistere a lungo, ma sa anche che deve resistere abbastanza per dare tempo agli alleati di arrivare. Gli ottomani non attaccano le mura di fronte, scavano gallerie sotterranee, le mine, per far saltare le fondamenta, e ci riescono in parte. Alcune sezioni crollano. I difensori tappano i buchi con sacchi di sabbia, corpi, qualunque cosa. Per 2 mesi Vienna resiste, ma il 12 settembre è il giorno limite. Starhemberg lo sa. Le riserve di cibo sono finite. Le mura non reggono più. Se l'aiuto non arriva oggi, Vienna cadrà. Ma l'aiuto stava arrivando. Jan III Sobieski, re di Polonia, aveva risposto alla chiamata di Papa Innocenzo XI. Una coalizione cristiana si stava radunando. Polacchi, austriaci, bavaresi, sassoni. Sobieski era un uomo enorme, pesava quasi 130 kg. Aveva difficoltà a montare a cavallo, ma era forse il più grande stratega militare dell'Europa del XVII secolo. Aveva già combattuto gli ottomani per tutta la vita. Li conosceva. Sapeva come si muovevano, come attaccavano e dove erano vulnerabili. E aveva con sé la sua arma segreta: gli ussari alati. Immagina cavalieri in armatura completa, con ali costruite in legno e piume d'aquila fissate alla schiena, alti quasi 2 metri in sella, e armati di lance lunghe 6 metri. Non erano uomini, sembravano creature di un altro mondo. E il 12 settembre del 1683 18.000 di loro stavano per scendere dal monte Kahlenberg verso il campo ottomano. La notte dell'11 settembre Sobieski celebra una messa sul monte Kahlenberg. Guarda verso il basso. Vienna è avvolta dal fumo. Le fiamme degli accampamenti ottomani illuminano la pianura come un mare di fuoco. Il re polacco sa che domani non ci sarà una seconda possibilità. O si vince o l'Europa non esiste più. Il 12 settembre 1683 alle 2 del pomeriggio Sobieski dà l'ordine. 18.000 cavalieri si muovono. Prima al passo, poi al trotto, infine al galoppo pieno. Il rumore è indescrivibile. Il terreno trema. Le ali degli ussari producono un ululato nel vento, come un grido sovrannaturale, che i soldati ottomani sentono prima ancora di vederli arrivare. Kara Mustafa non ci crede. Non è possibile. Nessuna cavalleria al mondo attacca frontalmente un esercito di 200.000 uomini. Ma gli ussari non sono cavalleria normale. In soli 20 minuti sfondano le linee ottomane. Le lance lunghe 6 metri trapassano i ranghi nemici come carta. I giannizzeri, l'elite dell'esercito ottomano, cedono. È il panico totale. L'esercito ottomano di 200.000 uomini inizia a scappare. In poche ore il campo ottomano è abbandonato. Tende, cannoni, oro, animali, tutto lasciato lì. Kara Mustafa fugge verso est, non si fermerà più.
Nei giorni successivi il bottino ottomano viene distribuito tra i vincitori. Tra i tesori trovati nell'accampamento di Kara Mustafa ci sono sacchi contenenti grani verdi, un prodotto che i soldati europei non conoscono bene, ma che i mercanti viennesi iniziano subito a vendere. Si chiama caffè. Si dice che i primi caffè di Vienna nacquero proprio dal bottino della battaglia del 1683, ma le conseguenze vere furono altre e furono enormi. L'impero ottomano non si riprese mai davvero da questa sconfitta. Kara Mustafa fu giustiziato per ordine del sultano con il laccio della seta, il modo riservato ai generali disonorati. Nei decenni successivi l'Austria riconquistò Ungheria, Transilvania, Serbia. L'avanzata ottomana in Europa era finita per sempre. Vienna era salva e con lei l'Europa come la conosciamo. La battaglia di Vienna del 1683 è uno dei momenti più importanti della storia europea, eppure quasi nessuno la conosce davvero, non nei libri di scuola italiani, non nei documentari mainstream, ma la Polonia la ricorda e come. Jan Sobieski è ancora oggi considerato un eroe, il re che salvò la civiltà europea, e ogni volta che bevo un caffè a Varsavia ci penso. Se ti è piaciuto questo viaggio nella storia, iscriviti e scrivi nei commenti: sapevi già questa storia o l'hai scoperta oggi?